Ok, partiamo subito col nostro uncinetto 2,5 e partiamo con un finto cerchio magico, quindi faccio 3 catenelle, entro nella prima catenella fatta e faccio una maglia bassissima e creo quindi questa specie di buchetto. 2 catenelle sostituiscono la mia prima mezza maglia alta, altre 2 catenelle di separazione, dopodiché carico il filo, entro nel buchetto, mi porto dietro il codino di avviamento così lo fermo subito e faccio una mezza maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, entro nel buchino, carico il filo, mezza maglia alta, che è come una maglia alta ma chiudo tutte le asole insieme. 2 catenelle, entro nel buchetto, mi porto dietro il filo, mezza maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, carico il filo, entro nel buchetto, mezza maglia alta. Procediamo fino a che non avremo 8 spazi, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi ho fatto le mie 8 maglie alte, sono arrivata all'ultimo spazio che chiuderò nella seconda catenella realizzata, mantenendo quindi le 2 catenelle di separazione. E abbiamo fatto il nostro centro. Cambiamo colore. Quindi ho preparato il mio colore, prendo il mio dischetto, entro in uno dei vani che abbiamo creato nel giro precedente, metto il cappietto all'uncinetto e lo faccio passare dentro all'archetto. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta. A questo punto carico il filo, entro nell'archetto per 4 volte, calcolando che questa mi sostituisce la prima, dovranno essere 5 in totale, come per fare una maglia alta, ma tiro fuori solo le prime 2 asole, quindi non la faccio interamente. Carico di nuovo il filo, entro, tiro fuori solo 2 asole, carico di nuovo il filo, entro, tiro fuori solo 2 asole, quindi 1, 2, 3, 4, ne manca ancora una. E tiro fuori solo 2 asoli, carico il filo e lo faccio passare chiudendo in un unico punto. A questo punto faccio 1, 2, 3 catenelle, carico il filo, mi sposto nell'archetto successivo, entro e di nuovo carico il filo, per 5 volte faccio queste maglie chiuse a metà, quindi 2, 3, 4, 5. Quindi dovremo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole sull'uncinetto, carico il filo e le faccio passare tutte in una volta. Di nuovo 3 catenelle, carico il filo, mi sposto nell'arco successivo e di nuovo 5 maglie alte chiuse a metà nello stesso arco. 3, 4, 5. Carico il filo e chiudo tutto con un'unica maglia. Continuo in questo modo fino alla fine del giro. Sono arrivata all'ultimo spazio, ho fatto le mie ultime 3 catenelle, chiudo nella seconda catenella che ho fatto per avviare con una maglia bassissima. La cosa fondamentale, se avete fatto tutto giusto, avrete 8 spazi tra un petalo e l'altro. Cambiamo colore. A questo punto avremo bisogno del bianco e del verde e andiamo a fare le foglioline. Partiamo con il bianco, quindi faccio il mio cappietto, 1,
e 2. Prendo il mio lavoro precedente, entro in uno degli archetti. Io tendo sempre a stare lontana dalla congiuntura del giro precedente, perché così poi avete lo spazio per inglobare il filo nel lavoro ed è più comodo. Se invece è poi attaccato anche al cappietto dell'inizio, è un po' diventa spesso, insomma, il lavoro per nasconderlo. Quindi entro, faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, altre 2 maglie alte per un totale di 3, tutto dentro lo stesso archetto. Poi 1, 2 catenelle, carico il filo sempre dentro lo stesso arco, 3 maglie alte. Vedete, io sto sempre lavorando inglobando il cappietto d'avviamento, così poi lo possiamo tagliare. Dato che qua c'è anche un po' di cambio colore da fare, ci liberiamo di fili che possono creare confusione. A questo punto faccio il mio cappietto col verde, ok? Quindi ho prima il bianco, poi il verde, tiro un po' il bianco in modo che si stinga un po' e faccio passare il verde, tiro in questo modo, in modo che ce li avete un po' vicini. Carico il filo bianco lo faccio passare dietro, assolutamente non è da inglobare. Potete eventualmente inglobarlo, però essendo comunque un cambio colore così veloce si può anche non inglobare. Carico il filo e faccio sostanzialmente la stessa cosa che ho fatto per i petali rosa, ma invece che farlo per 5 volte lo faccio per 4. Quindi questa maglia alta chiusa a metà per 4 volte. Siamo a 3, mi sto portando dietro, vedete il codino di avviamento, 4 e 4, 1, 2, 3, ancora manca una, 4, e chiudo tutto con un'unica maglia. Vado a stringere un po' il bianco per assicurare il cambio colore, prendo il filo bianco, lo faccio passare avanti e lo carico come se fosse una catenella. Lo faccio passare dentro al filo verde, stringo un po', carico di nuovo il filo, entro direttamente nell'asolina successiva e faccio le mie 3 maglie alte, quando avete un attimo assestato il lavoro potete girare e tagliare questo filo qua di avviamento che abbiamo inglobato nel lavoro, così non rischiate di sbagliarvi. Qua meno fili volanti ci sono in giro meglio è. Altre 2 catenelle e altre 3 maglie alte dentro lo stesso archetto, 2 e 3. Prendo il filo verde, lo carico come per fare una catenella normale e lo faccio passare in quello bianco. Stringo un po' il bianco, carico il filo verde, mi sposto nell'asolina successiva e faccio il mio petalo formato da 4 maglie alte chiuse a metà e unite poi chiuse tutte con un'unica asola, in questo modo. Di nuovo prendo il bianco, lo faccio passare, stringo un po' il verde, carico il filo bianco, mi sposto nell'archetto successivo, 3 maglie alte, due catenelle e 3 maglie alte.
ricarico di nuovo il filo verde. Aspetta che qua è molto facile che i gomitoli si incastrino, bisogna stare un po' attenti. Ho anche distrutto la telecamera. Ok, prendo carico il filo verde, lo faccio passare, stringo il bianco, carico, sposto il bianco dietro e procedo con la mia fogliolina. 1, 2, 3, 4 maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto con un'unica asola, carico il filo bianco, lo faccio passare e faccio le mie maglie alte. Qua c'è il codino di chiusura del giro precedente, lo inglobo nelle maglie alte bianche, così lo fermo per bene. 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3. Possiamo anche tagliare il filetto rosa così non ci impiccia. Così. Ok, per l'ultima volta riprendo il filo verde facendo passare dietro il bianco, carico, lo faccio passare, stringo un po' il bianco e faccio l'ultimo petalo. Quindi 1, 2, 3, 4 e chiudo tutto con 1. Per la chiusura faccio il cambio col bianco, perché altrimenti, stringo bene il verde, altrimenti si vede che la chiusura è fatta col verde. Entro nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto tagliamo entrambi i fili. Io di solito in questo caso faccio prima passare quello di chiusura dentro all'asolina, così, e lo fermiamo il lavoro. Dopodiché faccio un nodino anche con l'altro colore per sicurezza. Basta anche solo così. Ok, tiriamo un po'. Ecco qua. E abbiamo fatto le nostre foglioline. A questo punto prendo il mio colore di sfumatura. Allora io qua ho un fiore molto contrastante, quindi con un colore molto acceso, che è fucsia. Per spezzare un po' la forza del colore ho scelto il rosa antico di contrasto per fare il bordicino. Semplicemente ho fatto il mio cappietto. Diciamo che la parte più difficile è andata. Entriamo nell'angolo, prendiamo il nostro cappietto, faccio passare in questo modo e faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte tutte nello stesso angolo. 2 e ok. A questo punto molto semplicemente, lavorando, vedi che mi porto dietro sempre anche il codino di avviamento, faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante. In questo modo. Qua ho quella della fogliolina, entro e faccio la mia maglia alta. Ah, qua, scusate, qua ne ho saltata una.
Sulle congiunzioni è facile sbagliare, bisogna stare un po' attenti. Così, e mi faccio tutto il giro di maglie alte. Volendo potete fare anche una mezza maglia alta. Sono di nuovo all'angolo, entro, faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E di nuovo ripeto una maglia alta sopra ogni maglia che trovo. Continuo così fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro. A questo punto cambio colore. Ritorno al mio colore di contrasto principale, entro di nuovo nell'angoletto, faccio passare il cappio e 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, di nuovo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. No, scusate, 2 catenelle, non una catenella. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte dentro lo stesso archetto. E di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. Anche qui mi porto dietro il codino iniziale, così poi dobbiamo solo tagliarlo. E continuo con le maglie alte. Nel frattempo vi ricordo, se vi è piaciuto questo tutorial e vi piacciono le mie idee, i miei progetti, di lasciare un like, dirmelo nei commenti e di iscrivervi al canale, così attivando la campanella non ne perdete neanche uno e siete sicuri di vederveli tutti. Sono piccoli gesti, piccole cose che magari a voi appunto non costano granché, ma sono molto importanti per la mia pagina, per il mio progetto e per me, assolutamente. Quindi qualsiasi anche domanda abbiate sullo schema, potete farmela nei commenti, io rispondo sempre il prima possibile, ecco, appena li vedo di solito rispondo subito. Procediamo in questo modo, quindi, fino alla fine del giro. Vedete già che c'ero, mi sono portata dietro anche questa codina qua. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro. A questo punto io concludo qua la mattonella. Volendo si può fare anche un giro di rifinitura con delle maglie basse dello stesso colore, ovviamente, perché sennò, essendo maglie basse, si vedrebbe troppo il contrasto, non sarebbe uniforme. Quindi volendo si può fare un bel giro di rifinitura, ma questo è il lavoro completato. Fatemi sapere se vi è piaciuto, spero che vi sia piaciuto, grazie e ciao!